Era tarchiato, gambe magre, pancia che sporgeva e dietro le lenti gli occhi erano semi-chiusi, come se stesse per addormentarsi. La bocca rimaneva aperta, con il labbro inferiore pendulo. Poteva sembrare un ebete per chi non lo conoscesse. Calogero Vizzini nasce a Villalba, in provincia di Caltanissetta, il 24 luglio 1877. Il padre Beniamino è un umile bracciante, la madre, Salvatrice, nipote del vescovo di Muro Lucano, Monsignor Giuseppe Scarlato, per evitare che i numerosi figli fossero vittime della miseria, si rivolge al clero perché almeno alcuni vengano istruiti e indirizzati alla vita ecclesiastica. E mentre i fratelli Giovanni e Salvatore diventano preti, lui, Calogero, non finisce nemmeno le scuole elementari. Si dedica ben presto alla vita criminale, entrando ancora minorenne nella cosca del mafioso Francesco Paolo Varsallona. Ne diventa socio per il territorio di Villafranca, dove esercita il furto, il contrabbando di bestiame ed impone il pagamento della protezione ai proprietari terrieri, che usano la banda del Varsellona come intermediaria per reprimere le rivendicazioni contadine. Dal 1902 viene arrestato ed imputato diverse volte per vari reati, ma riesce sempre a cavarsela grazie all'intervento di amici influenti che spesso testimoniano a suo favore. In quegli anni la mafia è solo agraria e i mafiosi si limitano a servire principi e baroni, come campieri, guardiani, gabellotti. Pochi anni dopo è già diventato ricco, grazie alle acquisizioni nel 1908 di una vasta tenuta del feudo Belici e di una solfatara a Gessolungo, acquisite grazie all'appoggio di uno zio, presidente della Cassa Rurale. Negli anni '20 nasconde un giovane fascista ricercato. L'indicazione di nasconderlo viene dallo zio di Don Calò, Don Angelo Scarlato, arciprete di Villalba, che chiede anche a Vizzini di versare un finanziamento per la prevista marcia su Roma. E quando in Sicilia arriva il prefetto Cesare Mori, che lo accusa di vari reati, tra i quali l'omicidio, a salvare Vizzini è proprio quel versamento per la marcia su Roma e la sua fedeltà ai latifondisti. Se la cava con il confino a Chianciano, dove rimane fino al 1937. Ma anche a distanza continua a gestire le sue attività di Villalba, specie il contrabbando di bestiame. Ma la venuta di Mori in Sicilia aveva decapitato la mafia, incarcerando quello che era il capo indiscusso della Cosa Nostra siciliana, Don Vito Cascioferro. Secondo la commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia in Sicilia, Calogero Vizzini viene indicato come nuovo capo della mafia italiana in una riunione tenutasi ad Atlantic City nel 1929, dove partecipano Torrio, Al Capone, Adonis, Costello e molti altri. 4 giorni dopo lo sbarco alleato in Sicilia, un aereo da caccia americano compare nel cielo di Villalba e lascia cadere un plico. All'interno del plico vi è un fazzoletto giallo che porta ricamata una grande L. La L indica Lucky Luciano, il mittente. Quel fazzoletto, piovuto dal cielo, simbolicamente è il lasciapassare della mafia allo sbarco alleato. Lucky Luciano, infatti, allora detenuto nelle patrie galere americane, baratta la propria liberazione in cambio di uno sbarco alleato decisamente soft. Ricevuto l'input da Luciano, Vizzini invia un messaggio al suo uomo di fiducia di Mussomeli, Vito Giancorusso. Il 20 luglio 1943 i carroarmati americani vengono accolti a Villalba dai ragazzini e da una colonna di paesani.
Vanno in processione, gridando «Viva l'America, viva la mafia, viva Don Calò». Per una settimana, dal 20 al 27 luglio 43, Vizzini si allontana da Villalba su un carro armato che passa a prenderlo sotto casa. Al suo rientro viene investito della carica di sindaco di Villalba. La cerimonia della sua investitura si tiene nella locale caserma dei carabinieri. Ma è una carica che non gli interessa, ha altro da fare. La lascia ben presto ad un nipote, mentre lui orienta i suoi interessi verso Palermo. Il 16 settembre 44, a Villalba, nella piazza, si tiene un comizio di Girolamo Licausi. Il dirigente comunista inizia a parlare della Sicilia, dello sfruttamento dei contadini, del feudo, dei gabellotti. Vizzini è sistemato quasi di fronte al palco. Quando le accuse iniziano a diventare più precise, Vizzini inizia a urlare «Non è vero, è falso!». Intanto i suoi uomini cominciano a sparare e buttano una bomba a mano. Licausi viene ferito a una gamba. Vizzini viene imputato di tentata strage. Nel 49 diventa socio di Lucky Luciano in una società di confetti. Li esporta in Germania, Francia, Irlanda, Canada, Messico, Stati Uniti. L'11 aprile 54 l'Avanti pubblica un articolo che denuncia che nei confetti 2 o 3 grammi di eroina potevano prendere il posto della mandorla. La notte stessa la fabbrica viene chiusa ed i macchinari portati via. Viene condannato a 6 anni per la vicenda Licausi, ma non fa un giorno di galera. Prima si dà la latitanza, poi viene graziato, in considerazione della sua età e perché è incensurato. Muore nel 1954 per cause naturali a Villalba, nel suo letto. Ha 77 anni. Il suo ruolo sta per essere superato dalla nuova mafia, quella delle grandi speculazioni edilizie e poi della droga. Ai funerali erano presenti Paolo Bontate e Genco Russo, che tiene il bordone del feretro, simbolo del passaggio di potere. Il patrimonio lasciato agli eredi si aggira intorno al miliardo, un'enormità per quell'epoca, e parliamo dell'eredità legale. Il funerale diventa un evento. Il cartello funebre affisso l'11 luglio 54 per la sua morte recita: Calogero Vizzini, con l'abilità di un genio, sagace e dinamico, mai stanco, diede benessere agli operai della terra e delle zolfatare. Un galantuomo. Come nasce il mito Genco Russo? Nasce da un'affermazione di 2 giornalisti, i quali erano presenti ai funerali di un certo Vizzini da Villalba e si sono accorti che a un certo momento questa bara aveva 6 cordoni e che un cordone, l'ultimo cordone a destra. Prego, risponda pure. Sì, mi scusi un momento, sono impegnato, mi telefono fra 5 minuti, Grazie. L'ultimo cordone, il sesto, a partire da chi guarda dalla parte verso occidente, era tenuto da un uomo baldanzoso, aitante, con un'epa romana, rossale, con gli occhi neri, 2 lame, un naso aquilino che fendeva la folla. Impressionati dissero: Era Genco Russo. dissero, questo cordone in questa mano è un testamento e l'erede della mafia siciliana non può essere che questa mano, che la mano di colui che stringe questo cordone.